Una sola borsa ma ben due utilizzi. Ciao a tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi andiamo a realizzare insieme un nuovo progetto, una nuova borsa. Come avrete visto dall'anteprima andremo a realizzare la borsa Mykonos, un progetto veramente molto semplice ma soprattutto con due utilizzi. Infatti possiamo utilizzarla sia in questo modo, quindi a spalla utilizzando la tracolla, oppure a mano utilizzando i manici. In questo modo prende anche un'altra forma, quindi è come se avessimo due borse in una. Per questo progetto ho utilizzato il nuovo cordino tainastrino di Hobby Perline e sempre sul sito hobbyperline.com troverete il kit e materiali completo per poter realizzare questa borsa. Vi lascio il link sia qui sul video che nel box informazioni qui in basso. Ovviamente il progetto è completamente personalizzabile, quindi potete scegliere il colore, i manici, la tracolla in base ai vostri gusti. Sul sito sicuramente troverete tutto quello che cercate. Può sembrare un progetto un pochino elaborato guardando i punti a rilievo, ma può essere tranquillamente realizzato anche dalle principianti. Ho cercato di spiegarvi tutto nella maniera più dettagliata possibile, ma sapete comunque che io resto sempre disponibile anche in privato se avete qualche dubbio o non riuscite a capire qualche passaggio. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, spero che questo progetto vi piaccia. Continuate a seguirmi sui miei social se non volete perdervi tutte le anteprime e gli spoiler dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi ovviamente tutti i futuri tutorial in arrivo e continuare a supportarmi in maniera super gratuita. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto utilizzerò una rocca di cordino tainastrino, io ho utilizzato la colorazione blu elettrico, una coppia di manici in finta pelle, una tracolla in resina, due moschettoni. Lavorerò il tutto con l'uncinetto numero 5, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Bene, partiremo ovviamente dalla base, quindi facciamo il cappio e ci andiamo ad avviare le catenelle che troverete indicate qui in alto insieme alla misura in centimetri. Quindi cappio e andiamo ad avviare tutte le nostre catenelle. Ovviamente la misura è a piacere in base alla grandezza che volete dare alla vostra borsa. Ok, fatte le 34 catenelle, a questo punto vi dico anche la misura così potete regolarvi. Le mie 34 catenelle corrispondono esattamente a 26 centimetri. A questo punto faccio una catenella in più per girare il lavoro e partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto vado a lavorare una maglia bassa e lavoro una maglia bassa su questa maglia bassa. In questo modo avrò sostituito la prima maglia alta ed alzato il lavoro. Mettiamo un marcapunti su questo punto, così ci segniamo il primo punto del giro e procederemo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante. Quindi vado nella catenella successiva e lavoro una maglia alta, catenella successiva e lavoro una maglia alta e così via. Ok, siamo arrivati nell'ultima catenella dove dovremo lavorare l'aumento, quindi nella stessa catenella andremo a lavorare 7 maglie alte. Quindi una, 2, 3, 4, 5,
6 e 7. A questo punto dovremo tornare indietro a maglia alta, quindi in ogni catenella successiva andremo a lavorare una maglia alta. Ci rivedremo quindi nell'ultimo punto. Arrivati nella catenella di inizio abbiamo già una maglia alta, quindi ne dovremo andare a lavorare altre 6 per avere un totale di 7 maglie alte come sull'altro lato. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A questo punto possiamo togliere il marcapunti e andare a chiudere con una maglia bassissima nel primo punto, in questo modo. Questa sarà la base della mia borsa, sarà una borsa di quelle sottili, ma se volete comunque lavorare una base più ampia potete continuare tranquillamente lavorando gli aumenti sempre sui lati oppure utilizzando un fondo pronto. Quindi faccio una catenella ed ora procederò con una lavorazione a fantasia per dare una trama un po' diversa dal solito. Quindi ho fatto la catenella. Per alzare il lavoro faccio una maglia bassa una sopra l'altra, quindi mi inserisco nello stesso punto in cui ho chiuso, lavoro una maglia bassa ed una maglia bassa su questa maglia bassa, quindi in questo modo avrò sostituito la prima maglia alta, poi carico il filo sull'uncinetto e mi inserisco solo nella metà catenella esterna del punto successivo, prendo il filo e chiudo solo le prime 2 asole. Ricarico il filo, mi inserisco nel punto successivo prendendo solo la metà catenella esterna, tiro fuori il filo e chiudo solo le prime 2 asole. Avrò 3 asole sull'uncinetto, le chiudo tutte e 3 insieme e faccio una catenella in questo modo. Carico di nuovo il filo sull'uncinetto, vado nel punto successivo, questa volta lo prendo tutto, quindi prendo entrambe le asole e faccio una maglia alta. Ora non si nota molto la trama, ma poi lavorando verrà fuori. Io ho già terminato la borsa, quindi già so come verrà il punto. Ripetiamo, carichiamo il filo, puntiamo l'uncinetto nella metà catenella successiva e chiudiamo solo le prime 2 asole, carichiamo il filo, puntiamo l'uncinetto nella metà catenella successiva e chiudiamo solo le prime 2 asole. In questo modo avremo 3 asole sull'uncinetto, le chiudiamo tutte e 3 insieme e facciamo una catenella. Maglia alta nel punto successivo prendendo tutta la catenella e continueremo in questo modo per tutto il giro. Bene, termineremo con le 2 mezze maglie alte chiuse insieme. Non dimenticate di fare la catenella. A questo punto andiamo a chiudere con maglia bassissima nel primo punto, quindi mi inserisco e lavoro una maglia bassissima e da questo momento in poi il giro che andremo a lavorare ora sarà quello che andremo a ripetere per tutta l'altezza. Quindi procediamo, facciamo una catenella, carichiamo il filo sull'uncinetto e andiamo ad avvolgere la maglia alta che abbiamo al di sotto, quindi ci inseriamo in questo modo, prendiamo il filo, lo tiriamo fuori, chiudiamo le prime 2 asole
in questo modo e poi le altre due. In questo modo avremo lavorato il primo punto alto a rilievo. Per i due punti successivi procederemo come per il giro sottostante, quindi ci inseriamo sempre nella metà catenella esterna, prendiamo il filo, chiudiamo solo le prime due asole, carichiamo il filo ovviamente, puntiamo l'uncinetto nella metà catenella successiva, prendiamo il filo, chiudiamo solo le prime due asole, poi abbiamo 3 asole sull'uncinetto, le chiudiamo tutte e 3 insieme, facciamo una catenella ed ora andiamo a lavorare l'altro punto alto a rilievo. Quindi carichiamo il filo sull'uncinetto, ci inseriamo in questo modo, andiamo proprio a prendere la maglia alta sottostante e ce la portiamo verso di noi, vedete? Prendiamo il filo, chiudiamo le prime due asole e poi le altre due e questo è il risultato. Ora non si vede bene, però man mano che lavorerete vedrete la trama che si crea. Poi di nuovo i due punti alti chiusi insieme, sempre in costa retro, mi raccomando. 3 asole sull'uncinetto, le chiudiamo tutte e 3 insieme, catenella e poi di nuovo punto alto in rilievo. In questo modo. Questo è il procedimento che ripeteremo per tutto il giro, quindi continuiamo e ci rivediamo al termine. Bene, una volta terminato il giro, chiudiamo sempre con una maglia bassissima nel primo punto e ripartiremo come abbiamo fatto proprio in quest'ultimo giro. Quindi catenella, carichiamo il filo, andiamo ad avvolgere la maglia alta sottostante in questo modo. Chiudiamo ovviamente le prime due asole, poi le altre due e poi procediamo seguendo la lavorazione sottostante, quindi dove abbiamo le due maglie alte chiuse insieme lavoreremo le due maglie alte chiuse insieme ovviamente in costa, mentre dove c'è il punto alto in rilievo lavoreremo il punto alto in rilievo. Si comincia a intravedere la lavorazione, quindi procederemo in questo modo per tutto il giro e per tutti i giri successivi che troverete indicati qui in alto insieme alla misura in centimetri. Il numero di giri che trovate indicato qui in alto si riferisce solo alla parte con il punto fantasia, quindi dove c'è il punto alto e rilievo. Quindi raggiungiamo queste misure o comunque le misure desiderate e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Bene, una volta che avremo lavorato tutti i giri, ho lavorato 13 giri totali per quanto riguarda questo punto fantasia, ho raggiunto in totale 19 centimetri, ovviamente sempre partendo dal primo giro di punto fantasia fino all'ultimo. Se ci spostiamo proprio alla base siamo a 20 centimetri. A questo punto andrò a fare un giro di rifinitura a maglia bassa, quindi per pareggiare tutto il bordo. Ho chiuso il giro con una maglia bassissima, faccio una catenella per alzare il lavoro. Questa catenella sostituirà anche la prima maglia bassa, quindi mi sposto nel punto successivo e vado a lavorare una maglia bassa. Punto successivo, quindi dove abbiamo fatto la catenella e facciamo una maglia bassa e andremo a lavorare una maglia bassa per ogni punto sottostante.
Bene, una volta che avremo terminato il giro andremo a tagliare il filo e vado a chiudere con la sola di chiusura esattamente nel primo punto, quindi questa è la catenella che abbiamo fatto all'inizio che sostituisce la prima maglia bassa. Noi ci inseriamo in questa asolina e andiamo a chiudere in questo modo in maniera super invisibile. In questo modo avremo creato anche l'asola sopra la catenella e come potete vedere risulta tutto super pulito. Vado a bloccare il filo all'interno Bene, a questo punto andremo a lavorare la parte superiore facendo delle diminuzioni, un po' come la falabella, ma lo lavoreremo a punto rete. Ovviamente se voi preferite realizzare una borsa totalmente con questo punto, quindi la borsa completa con questo punto, proseguite tranquillamente fino a raggiungere l'altezza che vi occorre. A questo punto andremo a suddividere la nostra borsa in due, quindi pieghiamo perfettamente il nostro lavoro a metà in questo modo e dobbiamo calcolare i 4 punti che abbiamo qui, non li lavoreremo, quindi cosa faccio? Metto un marcapunti a segnare proprio i punti che non devo lavorare, contiamo 1, 2, 3, 4, metto il marcapunti in questo modo, quindi così avrò segnato i 4 punti. Faccio lo stesso anche sull'altro lato, pieghiamo perfettamente in modo da avere le maglie precise. Anche qui abbiamo 1, 2, 3, 4, le segniamo nello stesso modo e andremo a calcolare solo i punti che abbiamo tra un marker e l'altro. A questo punto possiamo prendere il filato, facciamo un cappio e ci teniamo il filo sull'uncinetto. Ci andiamo ad agganciare nel primo punto disponibile dopo il marcapunti, quindi questi sono i punti marcati, quindi parto direttamente da questo qui. Mi inserisco con l'uncinetto prendendo solo la metà catenella esterna, ma andiamo a prendere anche la solina retro della maglia bassa in questo modo. Vedete tutte queste asoline che si creano dietro la maglia bassa, noi le andiamo a prendere. Prendiamo il filo e lavoriamo una maglia bassa. Lavoriamo una maglia bassa su questa maglia bassa, quindi ci inseriamo in questa asolina e lavoriamo una maglia bassa. In questo modo avremo sostituito la prima maglia alta. Facciamo una catenella, saltiamo un punto di base, andiamo nel punto successivo e ripetiamo lo stesso procedimento. Ci inseriamo nella metà catenella e nella solina retro della maglia bassa sottostante in questo modo e facciamo una maglia alta, catenella, saltiamo un punto di base, andiamo nel punto successivo e ripetiamo. Ci inseriamo nella metà catenella e nella solina retro in questo modo e facciamo una maglia alta. Continueremo in questo modo fino ad arrivare nell'ultimo punto prima del marcapunti. Bene, una volta terminata tutta la riga mi avanza un punto, ma non è un problema, non lo calcoleremo in centimetri o comunque la stessa misura, quindi va benissimo così. Voltiamo il lavoro ed ora dovremo iniziare con le diminuzioni, quindi cosa facciamo? Ci spostiamo con una maglia bassissima sopra la maglia alta, quindi questa non la calcoleremo. Vado a fare una maglia bassissima nella catenella e poi mi trovo sulla maglia alta successiva. In questa lavoro una maglia bassa ed una maglia bassa sulla maglia bassa per sostituire la prima maglia alta.
faccio una catenella ed ora dovrò procedere semplicemente lavorando a punto rete. Quindi ho fatto la catenella, vado a fare la maglia alta sulla maglia alta sottostante, di nuovo catenella, maglia alta sulla maglia alta sottostante. Questo procedimento lo andremo a ripetere fino al penultimo punto, quindi esattamente fino qui. Ecco qui, lavorato anche l'ultimo punto. Ora non dovremo fare altro che ripetere lo stesso procedimento, quindi l'ultimo punto alto lo saltiamo perché dobbiamo fare diminuzione sia di inizio che fine riga. Quindi voltiamo il lavoro e, come abbiamo fatto prima, ci spostiamo con una maglia bassissima per arrivare sulla seconda maglia alta. Quindi faccio una maglia bassissima nella catenella, poi maglia bassa sul punto alto, una maglia bassa sulla maglia bassa per alzare il lavoro e sostituire la prima maglia alta, catenella, e procedo sempre a punto rete. Questo procedimento lo andremo a ripetere per il totale di righe che troverete indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Ovviamente queste misure corrispondono solo a queste righe di punto rete. Bene, ho lavorato tutte le mie righe, ne ho lavorate in totale 1, 2, 3, 4, 5, 6, misurano esattamente circa 10 centimetri ed ovviamente noi dobbiamo andare a lavorare delle diminuzioni fino a raggiungere comunque la misura interna del manico. Quindi voi prendete il manico, poggiate il lavoro al di sopra e, come potete vedere, io vado a ricoprire perfettamente la misura interna, quindi quella aperta. Questo ve lo dico principalmente se state utilizzando un filato diverso, quindi regolatevi sempre in questo modo. A questo punto io non andrò ad agganciare direttamente il manico, ma taglierò il filo, creerò l'altra parte, poi andrò a rifinire tutto il bordo ed infine andrò ad agganciare i manici. Questo proprio perché voglio andare a rifinire tutta questa zona qui. Quindi taglio il filo, poi lo andrò a nascondere tra le maglie, vado a ripetere lo stesso procedimento anche su quest'altro lato e poi ci rivediamo. Ovviamente mi aggancerò sempre nel primo punto dopo il marcapunti, sicuramente mi avanzerà un punto come è successo anche sull'altro lato, ma non è un problema. Quindi andiamo a ripetere lo stesso procedimento anche su questo lato e poi ci rivediamo. Bene, una volta che avremo lavorato entrambi i lati, a questo punto possiamo togliere i marcapunti perché non ci occorrono più e possiamo passare alla rifinitura di tutto il bordo. Quindi prendiamo il filo, facciamo un cappio e possiamo andarci ad agganciare in un punto qualsiasi di quelli che abbiamo lasciato liberi. Io mi aggancerò qui, entro prendendo tutta la maglia, tutta la catenella e vado a lavorare una maglia bassa. Lavorerò una maglia bassa per ogni punto che ho qui sul bordo, ovviamente di quelli liberi, quindi ne lavoro altri 2, 1 e 2 e poi inizia la lavorazione a punto rete, quindi questa zona qui. In questo caso cosa facciamo? Mi inserisco nel punto laterale che ho qui, qui abbiamo le due maglie basse una sopra l'altra, noi ci inseriamo nella solina in questo modo e facciamo una maglia bassissima. Faccio lo stesso anche nel punto successivo, quindi anche nella seconda maglia bassa, in questo modo. Mi sono portata nell'angolino, ora devo passare a questo angolino qui, quindi faccio una catenella lasciandola leggermente morbida e vado ad agganciarmi esattamente nell'angolino
della maglia alta che ho subito dopo. Quindi questa è la maglia alta della prima riga, questa è la maglia alta della seconda riga. Mi vado ad agganciare in questo punto, proprio nell'angolino, in questo modo, e faccio una maglia bassissima, vedete? Poi di nuovo una catenella sempre abbastanza morbida e vado nell'angolino successivo, quindi dove ho lo spigolo io mi inserisco e faccio una maglia bassissima, di nuovo catenella, angolino successivo, quindi esattamente qui, mi inserisco e faccio una maglia bassissima. Vedete come vado a rifinire il bordo? Ripeto questo fino ad arrivare ovviamente nell'ultimo angolo. Arrivato in questo punto faccio una catenella e vado a lavorare una maglia bassa in ogni punto che ho sottostante, quindi catenelle comprese. E da qui vado a ripetere lo stesso procedimento che ho fatto anche su questo lato, quindi catenella abbastanza morbida, mi sposto nell'angolino sottostante, mi inserisco e faccio una maglia bassissima, catenella, angolino successivo sottostante e lavoro una maglia bassissima, vedete? E vado a ripetere questo procedimento fino al termine. Qui mi ritrovo nell'ultima maglia alta, come abbiamo fatto sull'altro lato vado a fare una maglia bassissima fino a portarmi sul bordo della borsa e poi vado a lavorare una maglia bassa per ogni maglia libera. In teoria dovremo avere 5 maglie basse se avete lavorato il progetto come da tutorial, quindi lavoro una maglia bassa per ogni punto libero. E poi qui devo ricominciare da capo come ho fatto su questo lato, quindi devo andare a rifinire tutta la parte appunto rete come abbiamo fatto, quindi maglia bassissima nell'angolino e catenella, maglie basse sui punti superiori, poi vado a rifinire il tutto fino ad ultimare il mio giro di rifinitura. Quindi terminiamo il tutto e ci rivediamo al termine. Bene, ho terminato tutto il giro di rifinitura, questo è il risultato davanti e dietro. A questo punto vado a tagliare il filo e devo chiudere ovviamente con asola di chiusura. Non lo farò nel primo punto perché altrimenti crea un aumento, ma mi inserirò nel secondo, quindi esattamente qui mi inserisco e poi rientro nel punto da dove sono uscita. In questo modo vado poi a bloccare il filo tra le maglie . A questo punto non ci resta che andare a cucire i manici. Partiamo da rivestire la parte bassa del nostro manico, quindi prendiamo il filato, non faremo il cappio iniziale, faremo passare il filo attraverso in questo modo, lo accompagniamo sull'uncinetto e andiamo a chiudere a maglia bassa. Ripetiamo lo stesso procedimento accompagnando il filo sempre verso l'uncinetto, lo facciamo passare attraverso l'interno del manico, lo prendiamo con l'uncinetto e poi lo andiamo a chiudere sempre accompagnandolo all'uncinetto in questo modo.
Ripeteremo questo procedimento fino ad ottenere 10 maglie basse. Bene, una volta che avremo lavorato tutte le nostre maglie intorno al manico, tagliamo il filo un po' più lungo perché ci servirà per cucirlo sulla borsa. Facciamo una catenella di sicurezza e tiriamo fuori il filo. In questo modo posizioniamo il nostro manico in questo modo. Io qui sul bordo ho 12 punti. Sul manico ne ho lavorati 10, quindi il primo e l'ultimo punto lo lavorerò nello stesso primo e l'ultimo punto che ho sul manico. Quindi entro nel primo punto del pannello ed entro nel primo punto del manico. In questo modo faccio una doppia passata per fissare il tutto. Ora il secondo punto che ho sul pannello lo devo fissare sempre nel primo punto che ho sul manico, quindi entro nel secondo punto del pannello ma rientro nel primo punto del manico, e questo procedimento lo farò anche alla fine. Ora procedo ovviamente cucendo punto per punto. E gli ultimi due punti li devo fissare nell'ultimo punto sul manico, quindi questo è il penultimo punto del pannello, entro nell'ultimo punto sul manico, ultimo punto del pannello ed entro nell'ultimo punto sul manico, in questo modo. Ora cosa faccio? Torno indietro, quindi faccio una doppia passata per ogni punto. In questo modo rinforzerò anche un po' la cucitura. Ed ecco qui, questo sarà il risultato. Ora mi porto il filo all'interno, quindi rientro e lo vado a bloccare tra le maglie. Bene, questo sarà il risultato finale, abbiamo quasi terminato, ma come avrete visto già all'inizio del video io l'ho pensata in modo un po' diverso, ovvero che questa parte qui sarà piegata quando la indossiamo, ma ovviamente potete indossarla anche in questo modo. Andiamo a mettere due bei moschettoni qui e una tracolla in modo da poterla indossare anche a spalla. Quindi prendiamo i moschettoni e li andiamo ad applicare proprio dove avevamo messo inizialmente i marcapunti, ovviamente andando a prendere la maglia al di sotto. In questo modo faccio lo stesso anche sull'altro lato. E poi vado ad applicare la mia catena. Ed ecco qui, ora il progetto è veramente terminato. Io sono come sempre super soddisfatta. Le mie creazioni le devo vedere sempre finite perché nel mentre che le lavoro non sono mai convinta di quello che sto creando, quindi le scopro un po' insieme a voi. Comunque fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, spero che anche questo progetto vi piaccia. Cerco sempre di creare qualcosa di nuovo per non farvi annoiare ovviamente. Trovate il kit e materiali completo per realizzare questo progetto sul sito biperline.com, vi lascio il link sia qui sul video che nel box informazioni qui in basso. Ovviamente il progetto è completamente personalizzabile, quindi potete scegliere le colorazioni, il tipo di manici, la tracolla, potete foderarla volendo con la classica fodera semplice. Vi lascio il link sempre nel box informazioni qui in basso, volendo potete mettere anche la fodera a sacchetto. Per quanto riguarda la chiusura io non l'ho messa perché l'indosso vorrei fosse così, quindi non occorre chiusura, ma volendo potete mettere
una chiusura magnetica oppure una cerniera proprio qui. Potete scegliere comunque voi come personalizzarla. Se la realizzerete, mi raccomando, taggatemi nei vostri post così potrò ricondividerla. Continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale ovviamente se non volete perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche in questo tutorial, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo progetto. Ciao!